benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa carinissima gonna longuette in stile granny partendo da una mattonella. Prima di passare all'occorrente il vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di due varianti del cotone Iggy di casa Tessiland, parliamo del mattone e del panna. Ho lavorato il progetto con un uncinetto numero 3, ago da lana e forbici, siamo prontissimi per iniziare. Inizieremo a strutturare due mattonelle identiche in punto granny. Ora vi mostro come si realizzano, ma dobbiamo capire subito dove fermarci. Per farlo dobbiamo misurare la nostra circonferenza a fianchi e dividerla per due. Il numero che otteniamo dovrà essere il numero di larghezza della nostra mattonella. E quindi andiamo con un cerchio magico, tre catenelle, 2 maglie alte all'interno del cerchio magico, e 2 catenelle. Replichiamo questo motivo altre 3 volte all'interno del cerchio magico. Ho realizzato le mie ultime 2 catenelle, vado a stringere il cerchio e ad unirmi alla terza catenella di inizio giro con una maglia bassissima. Vado ora a lavorare gli angoli. Mi porto nel primo angolo utile, ovvero questo con delle maglie bassissime. Tre catenelle, 2 maglie alte all'interno dello spazio, 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Di fatto è un aumento. 2 catenelle, vedete? Ora replico 3 maglie alte nello spazio successivo, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 catenelle, vado avanti per tutto il mio giro, quindi altre 2 volte. Giunta alla fine del giro, entro nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Vedete che io ho già realizzato il mio primo quadretto, eccolo qui. Adesso in ogni angolo io andrò a ripetere l'aumento. Da qui fino a raggiungere la nostra misura, ogni angolo andrà lavorato con 3 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle. Per iniziare il giro successivo e tutti i successivi ci spostiamo nel primo spazio catenella utile con delle maglie bassissime. 3 catenelle, iniziamo subito appunto dall'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 catenelle. A questo punto abbiamo uno spaziettino prima dell'angolo e questi spazi intermedi andranno sempre ad aumentare. Ognuno di questi spazi andrà lavorato con 3 maglie alte e 2 catenelle. Andiamo adesso all'angolo che replichiamo nello spazio catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quello che dobbiamo fare è ripetere questa operazione fino a che non raggiungiamo la ampiezza di mattonella che desideriamo. Ho realizzato 2 mattonelle di 41 cm, che sono quelli che mi occorrono per i miei 2 pannelli. Una volta fatto questo, metto il dritto contro il dritto, in modo da avere i 2 rovesci all'esterno, e col mio uncinetto numero 3 e il filo ancora collegato all'ultimo punto unisco i 2 angoli con una maglia bassissima. Devo adesso andare a chiudere i 2 laterali della mia gonna.
cominciando a lavorare prendendo la costina interna di ognuna delle maglie, dei due pannelli naturalmente, con una maglia bassissima. Punto successivo, costine interne, maglia bassissima. Restiamo morbide nella lavorazione in modo da non andare poi a stringere troppo o a sversare la nostra gonna. Entriamo nelle catenelle oppure nello spazio delle catenelle come siete più comode e continuiamo sempre allo stesso modo per entrambi i nostri pannelli, quindi avremo una cucitura laterale e una cucitura dal lato opposto. Terminate le cuciture, ovviamente dovremo andare a restringere la vita della nostra gonna e per farlo io cambierò il colore. Mi sono già agganciata alla cucitura con una maglia bassissima e 2 catenelle e adesso vado a realizzare una serie di diminuzioni. Abbiamo fatto le nostre 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia disponibile, portiamo fuori il filo, chiudiamo parzialmente, riprendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto e chiudiamo poi in 2 volte. La seconda diminuzione andrà a coinvolgere anche lo spazio della catenella, quindi filo sull'uncinetto, il primo punto lo prendiamo classicamente, dopodiché abbiamo le nostre 2 asoline, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio catenella e concludiamo la nostra diminuzione. Replichiamo, quindi primo punto, chiudo parzialmente la maglia, filo sull'uncinetto, entro nel secondo e chiudo in 2 volte. Abbiamo poi l'ultimo punto dove entriamo, chiudiamo parzialmente e realizziamo la diminuzione con una maglia alta, quindi chiudiamo la diminuzione sullo spazio catenella e questa è la prima diminuzione. Il primo giro sarà sensibilmente ristretto, dopodiché dovrete regolarvi un po' sulla vostra vita. Man mano che saliamo proviamo la gonna per vedere quando dobbiamo fermarci con le diminuzioni. Personalmente ho realizzato 2 giri di diminuzioni punto su punto e poi ho lavorato altri 2 giri lavorando le maglie così come si presentano e quindi ho raggiunto la circonferenza perfetta della mia vita. Detto questo, possiamo dire assolutamente il progetto terminato. Io ho deciso di non fare nessuna rifinitura inferiore perché mi piace questo orlo a giorno, se così vogliamo definirlo, del maglia granny, del punto granny. Quindi ho lasciato tutto così com'era per dare proprio quel tocco di genuinità alla lavorazione. Volendo potrete realizzare una semplice catenella piuttosto lunga da intrecciare alla lavorazione di maglia alta per andare a stringere ulteriormente la vostra vita qualora doveste averne bisogno senza andare a fare chissà quanti altri giri. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che questa variante di gonna granny, perché questa è un po' longhette come avrete notato senz'altro dalle immagini, vi sia piaciuta. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.